Qualcuno ha detto: tanti piccoli gesti possono produrre un grande cambiamento. Tra pochi giorni si festeggerà la Giornata Mondiale della Terra, quindi ne approfitto per vedere con voi come contribuire al suo benessere e conseguentemente al nostro. L'idea di fare questo video è nata dopo aver ascoltato un podcast qualche settimana fa, in cui l'argomento era come tentare di ridurre i rifiuti nella quotidianità e la persona intervistata era Anita Van Dyke. Era la prima volta che la sentivo nominare, ma ho amato da subito il suo approccio gentile e delicato. E per me è stata una piacevole scoperta perché anziché giudicare chi non fa abbastanza, Anita si concentra sul volerci suggerire cambiamenti costruttivi. Anita è una ragazza minimalista con un approccio zero waste, cioè rifiuti zero, laureata in ingegneria aerospaziale, ora è studentessa in medicina e coniuga le sue passioni, cioè una vita minimal e a basso impatto ambientale, con un'eleganza, una tolleranza tale che me ne sono innamorata subito. E ora faccio una doverosa premessa, anzi due. La prima è che questo non sarà un video con una serie di suggerimenti pratici su come inquinare meno. Ce ne sono già molti in rete, molto belli e offrono una serie di spunti interessanti, quindi credo che un altro non sia necessario. E mi piacerebbe invece approcciare questo tema appunto da un punto di vista un pochino meno pratico e concentrarmi su un atteggiamento consapevole ma non colpevole che a mio avviso dovremmo adottare. La seconda premessa è che in passato sono stata una massimalista, vittima della moda e come Anita, ahimè, ho gettato buona parte dei miei guadagni in vestiti e accessori. Quando mi sono accorta che stavo cercando la felicità nel posto sbagliato, è arrivato il minimalismo e per fortuna ho cambiato direzione. Ma non sono un'esperta ambientalista e sono ben lontana da una vita di impatto zero, ma nel mio piccolo ogni giorno mi impegno per fare qualcosa di positivo per l'ambiente e sono convinta che non ci sia mai fine al miglioramento. E per questo vorrei che lo spazio dei commenti diventasse un luogo positivo e propositivo in cui ognuno di noi, senza critiche e giudizi, possa lasciare un suggerimento anche solo in una riga, qualcosa che possa ispirare il resto della bellissima community che si sta formando intorno a questo canale a produrre un cambiamento positivo appunto a livello ambientale verso una vita zero waste. Nel suo blog Anita sottolinea più e più volte che a piccoli passi possiamo arrivare ovunque. A piccoli passi. Cito le sue parole. Non ho tutte le risposte per una vita al 100% a impatto zero, ma zero è solo un numero, un goal a cui aspirare. Credo che possiamo essere tutti attivisti ambientali nella quotidianità e fare che questi piccoli passi insieme producano complessivamente una grande differenza. Nel suo blog Anita descrive una vita a basso impatto ambientale senza rigidità, senza biasimi, ma con molta grazia, con molta gentilezza e delicatezza, di chi ama il proprio pianeta ma ama anche se stesso. E nella vita quotidiana tutti ben sappiamo quanto sia difficile destreggiarsi tra i nostri doveri e vivere una vita di impatto zero. Questa è anche la mia filosofia. Sono convinta che questa scelta vada vissuta senza stress o frustrazioni e che sia meglio mostrare agli altri come salvaguardare il pianeta con il nostro esempio e non con le nostre parole. Quando la gente sente il termine zero waste pensa subito che sia impossibile fuori dalla propria portata, perché vedono e considerano quello zero in modo troppo letterale. Una vita di impatto zero può spaventare, vediamo sui social media immagini di famiglie che mostrano i rifiuti prodotti in un mese senza nemmeno riempire una giara di vetro. So che lo ripeto sempre, ma per produrre un cambiamento duraturo è necessario essere gentili con se stessi, per cui poco per volta.
Come Anita sono convinta che non dovremo fissarci troppo sul termine zero rifiuti. Iniziamo nel nostro piccolo, nella quotidianità, a fare dei cambiamenti per ridurre la quantità di rifiuti che produciamo. Tentiamo di ridurre la nostra impronta ecologica facendo del nostro meglio e senza colpevolizzarci se beviamo acqua da una bottiglia di plastica. E a proposito di plastica, la plastica deriva dal petrolio ed il petrolio è una fonte non rinnovabile. Personalmente non sono contro la plastica, ma credo che potremmo limitarne l'uso a ciò che è veramente necessario. Anita nel suo blog Studiando Medicina fa l'esempio di alcune attrezzature mediche che richiedono un materiale leggero e duraturo come la plastica, appunto. Per tutto il resto potremmo utilizzare alternative, ad esempio con i sacchetti, le cannucce, le posate e così via. Anche se l'uso che facciamo di questi prodotti usa e getta è brevissimo, poi la Terra impiega centinaia di anni per smaltirle. E qui entra in gioco la consapevolezza. A volte utilizziamo la plastica senza nemmeno pensarci. Sarebbe bello invece usare un pochino più di consapevolezza e trattarla per quello che è, una preziosa risorsa per le cose davvero indispensabili, non per forza per l'uso nostro quotidiano. Le 5 R utilizzate dalla community del Zero Waste sono rifiutare, ridurre, riutilizzare e riparare, riciclare e rot in inglese, che in italiano sta per compostare. Ogni oggetto che utilizziamo ha un costo a livello ambientale, ma se riuscissimo ad incorporare nella nostra quotidianità alcuni di questi concetti sarebbe già un grandissimo passo avanti. Rifiutare. Ogni acquisto che facciamo dovrebbe essere consapevole, perché dietro quel gesto si racchiudono una serie di conseguenze per l'ambiente che nemmeno immaginiamo. Come è stato prodotto, di che cosa è fatto, se è di buona o scarsa qualità e nel secondo caso quanto in fretta lo getteremo nella spazzatura. Io ad esempio ho smesso di accettare in omaggio piccoli gadgets come portachiavi o calamite o altri ninnoli che riempivano i miei cassetti di ciarpame che non utilizzavo e finivano inevitabilmente nel sacco della spazzatura. Ridurre. Ridurre ad esempio l'apporto di plastica ed acquistare prodotti sfusi o con i propri sacchetti quando si fa la spesa o alternative riciclabili. Ridurre anche la quantità di indumenti che acquistiamo e magari acquistarne di seconda mano. Ci sono degli ottimi siti che ricondizionano l'usato, per cui i capi sono come nuovi e spesso, se siete modaioli, ci sono anche marche molto allettanti. Uno di questi siti si chiama Armadio Verde, ma basta navigare un po' il web e di proposte ce ne sono moltissime. Anche Amazon ha una serie usato e ricondizionato. Riutilizzare e riparare. Utilizzare un prodotto per scopi differenti, come ad esempio l'aceto, che può essere utilizzato per neutralizzare gli odori, per pulire i vetri, come ammorbidente e così via. Utilizzare lo stesso prodotto più e più volte, anziché un usa e getta, come questi coperchietti. Ce ne sono anche in cera d'api se non volete usare il silicone. Riparare ciò che si è rotto se possibile anziché acquistarlo nuovo. Riciclare dove possibile attraverso la raccolta differenziata e l'ultima R di ROT si traduce in italiano con compostaggio. Quindi se ne avete la possibilità fare un compost con gli scarti e gli avanzi di tipo organico. Infine l'alimentazione. Infatti il modo in cui ci nutriamo ha un grosso impatto sull'ambiente. La FAO ha condotto un'indagine diverso tempo fa ed ha riportato un dato che mi ha lasciato senza parole. Il settore zootecnico, quindi l'allevamento di bestiame, produce più emissioni di gas serra che tutti i trasporti messi insieme. Con l'aumento del benessere e quindi del consumo della carne e prodotti caseari,
Purtroppo l'ambiente ne paga poi il prezzo, quindi consumare più frutta, verdura e legumi aiuterebbe la nostra salute e l'ambiente. Ogni piccolo gesto compiuto con amore verso l'ambiente conta. Ognuno di noi vive una vita piena di impegni e siamo sempre di corsa. Ma come abbiamo visto, non ci vuole molto per adottare anche solo una piccola e semplice abitudine nella nostra quotidianità. Vi invito a scrivere nei commenti dei suggerimenti positivi che tutti possiamo adottare e vado subito a scrivere i miei. Ciao!